Immaginate di poter decollare in verticale come un elicottero dal cuore di una metropoli e atterrare un'ora e mezza dopo in un'altra capitale europea viaggiando alla velocità di un aereo. Per decenni questa è stata solo fantascienza, un paradosso tecnologico, un sogno che nel mondo civile nessuno era riuscito a realizzare, o almeno così si pensava. Poi in silenzio, lontano dai riflettori, in un piccolo comune della Lombardia, l'Italia stava lavorando alla soluzione. Ha costruito una macchina che non è un aereo e non è un elicottero, bensì però è entrambe le cose, fuse in un capolavoro di ingegneria. Un velivolo che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui viaggiamo e in cui salviamo vite umane. E oggi quello che vi voglio raccontare è la storia di questa tecnologia rivoluzionaria di cui, stranamente, quasi nessuno parla. Una storia di ambizione, fallimento, tragedia e di un'incredibile resurrezione tutta italiana. Questa non è fantascienza, questo è un convertiplano o tiltrotor. E no, non è solo una tecnologia americana. Questa è la storia di come l'ingegno italiano abbia raccolto una sfida ritenuta quasi impossibile, riuscendo laddove altri, ben più grandi, avevano esitato. Per quasi un secolo l'aviazione si è basata su un compromesso. Da una parte l'aereo, veloce, efficiente sulle lunghe distanze e capace di volare sopra il maltempo. Il suo limite? Ha bisogno di piste lunghe, costose e ingombranti. Gli aerei ci hanno connesso, ma ci hanno anche legato agli aeroporti, spesso lontani decine di chilometri dalle nostre vere destinazioni. Dall'altra parte l'elicottero, un miracolo di versatilità, capace di atterrare ovunque, dal tetto di un grattacielo al ponte di una nave. La sua maledizione? La lentezza, un raggio d'azione limitato e costi operativi altissimi. L'elicottero diciamo che ci ha liberato dalle piste, ma ci ha imprigionati in un raggio d'azione ristretto. Unire i vantaggi di entrambi è sempre stato il sacro graal dell'aeronautica. Un velivolo capace di decollare in verticale per poi inclinare i rotori e sfrecciare via come un aereo. Questa macchina ha un nome e si chiama convertiplano. Un'idea tanto geniale quanto diabolicamente complessa. Però prima di svelarvi come l'Italia abbia affrontato questa sfida, vogliamo fare un regalo a chi, come noi, è affamato di storie di eccellenza nascoste. Per ringraziarvi di far parte della nostra community di appassionati, vi offriamo in regalo il numero digitale della rivista Questo lo sai Difesa. Per averlo, vi basta iscrivervi al canale, lasciare un commento per farci sapere che ci siete e seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram. Contattateci poi con un messaggio privato lì e vi invieremo la vostra copia gratuita, via social o tramite l'email che preferite. È il nostro modo per dire grazie. Per ora torniamo al racconto. Per decenni solo una nazione ha investito massicciamente in questa impresa, ovvero gli Stati Uniti. Stranamente. Il Pentagono, con un budget quasi illimitati, ha speso decine di miliardi di dollari per sviluppare un convertiplano militare, il famoso e famigerato V-22 Osprey. Un programma colossale, segnato da ritardi e soprattutto da una scia di incidenti mortali. Durante la sua travagliata fase di sviluppo, l'Osprey si è guadagnato una sinistra fame, con circa 30 vittime tra piloti e membri dell'equipaggio. Alla fine però l'Osprey è entrato in servizio, una macchina imponente e potente, ma anche complessa e costosa. Il messaggio che il mondo ne ha tratto è stato chiaro. La tecnologia del convertiplano era considerata un'impresa estremamente rischiosa e commercialmente quasi insostenibile per il mercato civile. Eppure, nel pieno di questo scetticismo, nel 1998 accadde qualcosa di inaspettato. Una joint venture tra l'americana Bell e l'italiana Augusta decise di tentare l'impossibile, ovvero sviluppare il primo convertiplano commerciale al mondo. Il progetto fu battezzato BA-609. L'obiettivo non era trasportare truppe, ma persone. Il mondo dell'aviazione rimase a guardare con un misto di curiosità e cinismo, e dopo pochi anni accadde ciò che molti si aspettavano. Di fronte alle difficoltà tecniche e ai costi crescenti, Bell si ritirò progressivamente dal progetto civile. L'Augusta invece, che nel frattempo era diventata Augusta Westland, quindi oggi parte di Leonardo, si ritrovò a dover decidere se continuare da sola. E per molti era la fine della storia. Ma non per gli ingegneri di Cascina Costa, un piccolo centro in provincia di Varese, cuore dell'industria elicotteristica italiana. Per loro non era la fine, ma era l'inizio di una sfida che l'Italia decise di affrontare. Mentre il mondo voltava le spalle all'idea, in Italia accadeva il contrario. E Augusta Westland non solo decise di non abbandonare il progetto, ma ne prese il pieno controllo ribattezzandolo AV609. Non era più solo un progetto italo-americano, era diventata una missione, un simbolo della determinazione dell'ingegneria italiana. L'azienda raddoppiò gli sforzi, convinta che dove il colosso americano aveva esitato, l'ingegno italiano potesse avere successo. Il confronto con il V-22 Osprey è la chiave per capire la genialità della soluzione italiana. L'Osprey è un gigante militare da oltre 20 tonnellate, rumoroso e progettato per la guerra. La V-609, al contrario, è un bisturi di precisione.
con un peso che si aggira intorno alle 8 tonnellate, è molto più leggero e agile. Non è stato progettato per trasportare plotoni di Marines, ma per ospitare fino a 9 passeggeri a seconda della configurazione, con un livello di comfort impensabile sull'Osprey. La sua caratteristica più rivoluzionaria è la cabina completamente pressurizzata. Questa attenzione, perché non è un dettaglio, è un cambio di paradigma. Questo significa che la V609 può salire fino a 7620 metri, quindi 25.000 piedi, ben al di sopra del maltempo e delle turbolenze, offrendo un volo liscio come quello di un jet privato. L'Osprey invece, non essendo pressurizzato per il comfort dei passeggeri, opera spesso a quote più basse e richiede l'uso di maschere d'ossigeno ad alta quota. Ma è nelle prestazioni che la V609 rivela la sua vera magia. I suoi 2 motori gli consentono di raggiungere una velocità di crociera di circa 510 km/h. È quasi il doppio della velocità di un elicottero convenzionale. Un viaggio che con un elicottero richiederebbe 2 ore, con la V609 ne richiede una. E lo fa con un'autonomia che può superare i 1800 km con serbatoi ausiliari, una distanza impensabile per la maggior parte degli elicotteri. Questa macchina non è un piccolo Osprey, ma è un concetto diverso, perché è più agile, efficiente e versatile per il mondo reale, fatto di città e ospedali. E mentre l'America aveva costruito un camion da trasporto militare, l'Italia, in silenzio, stava perfezionando una supercar volante. Il cuore tecnologico di questo miracolo è un sistema di controllo di volo digitale fly-by-wire, con tripla ridondanza, un cervello elettronico che gestisce la complessa transizione dal volo verticale a quello orizzontale in modo fluido e sicuro. Questo rende la gestione del velivolo più intuitiva, sebbene richieda comunque un addestramento altamente specializzato. Anni di test instancabili stavano lentamente trasformando l'utopia in realtà, e la V609 stava dimostrando che sì, il convertiplano civile era possibile, e che a realizzarlo sarebbe stata l'Italia. Il progetto procedeva, le certificazioni si avvicinavano, sembrava che la scommessa fosse quasi vinta. Poi però il 30 ottobre 2015 tutto si fermò. Era una mattina di fine ottobre nei cieli del Vercellese. Il prototipo N609AG era impegnato in un volo ad alta velocità per testare l'aerodinamica in condizioni estreme. Ai comandi c'erano 2 piloti di grandissima esperienza: Pietro Venanzi, un collaudatore italiano di enorme talento, e Herb Moran, un ex marine americano. Qualcosa, durante quel test, andò terribilmente storto. In una frazione di secondo, il velivolo divenne incontrollabile e precipitò, disintegrandosi in un campo vicino a Santiago. Per Pietro Venanzi e Herb Moran non ci fu scampo. La notizia fu uno shock devastante. Per le famiglie, per l'azienda, per l'intera comunità aeronautica. Il sogno della V609 sembrava morto con i suoi 2 collaudatori. L'incidente gettò un'ombra pesantissima sul programma. Gli scettici avevano ora la loro tragica conferma. L'iter di certificazione e i voli di prova furono sospesi in attesa di capire le cause, e per molti quello sarebbe stato il colpo di grazia. Un progetto così complesso, ora macchiato da una tragedia, sembrava destinato alla cancellazione. Il mondo diede per scontato che Leonardo avrebbe seguito le orme di Bell, abbandonando la chimera del convertiplano civile. Ma ciò che accadde dopo è forse il capitolo più straordinario di questa storia. Leonardo, non si fermò, non cancellò il programma, fece l'esatto contrario, con una determinazione che ha del commovente. L'azienda collaborò con l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo per un'inchiesta trasparente. Gli ingegneri lavorarono giorno e notte per capire la catena di eventi, e l'inchiesta rivelò che in quelle specifiche condizioni di test ad alta velocità si era innescata una rapida oscillazione aerodinamica che aveva portato al superamento dei limiti strutturali del velivolo. Quella tragedia, invece di uccidere il progetto, lo rese più forte. Gli ingegneri di Leonardo usarono quelle terribili informazioni per migliorare la macchina. Riprogettarono e modificarono parti del sistema di controllo, introdussero nuovi limiti di sicurezza nel software e nei nuovi protocolli, trasformando la più grande vulnerabilità in un punto di forza. E la V609, che rinacque da quella tragedia, era una macchina ancora più robusta e sicura. Mentre il mondo si era quasi dimenticato di loro, a Cascina Costa e Filadelfia, dove nel frattempo era stata avviata la linea di produzione, il lavoro continuava in un silenzio quasi religioso. Leonardo stava onorando la memoria di Pietro Venanzi e Herb Moran nell'unico modo possibile, portando a termine la loro missione. Lentamente i prototipi tornarono a volare e i test ripresero. Quella che era un'ambiziosa scommessa commerciale era diventata una questione d'onore ormai, un debito verso chi aveva dato la vita per quel sogno. E questa non era solo più ingegneria, era resilienza, era la caparbietà tutta italiana di non arrendersi. Dopo la resurrezione, la V609 si è evoluta in una piattaforma matura, pronta a rivoluzionare interi settori. Partiamo dall'elisoccorso. Immaginate un grave incidente in una zona remota o un trapianto d'organo urgente. Oggi un elicottero raggiunge il luogo, ma il viaggio verso un ospedale specializzato, magari a centinaia di chilometri, è lento, a volte troppo lento purtroppo. Ora immaginate la V609.
decolla verticalmente dal luogo dell'incidente proprio come un elicottero, ma una volta in quota sfreccia via quasi 500 km/h sopra il traffico e il maltempo, per atterrare di nuovo in verticale sul tetto dell'ospedale di destinazione. Nessun cambio di mezzo, nessun tempo perso. È un potenziale che può trasformare missioni di ore in operazioni molto più rapide. Non è un caso, infatti, che tra i clienti previsti per la variante da ricerca e soccorso, SAR, ci sia la Joint Aviation Command degli Emirati Arabi Uniti. Passiamo poi ai viaggi d'affari. Oggi un manager che viaggia da Milano a Roma o da Londra a Parigi perde ore tra aeroporti, controlli e trasferimenti. Un volo di un'ora si trasforma in un'odissea di 4 o 5. Con la V609 il paradigma potrebbe cambiare. Si potrebbe partire da un vertiporto urbano, magari in cima a un grattacielo. Decollo verticale e pochi minuti dopo si viaggia a 7620 metri in cabina silenziosa e pressurizzata. L'atterraggio avviene di nuovo in un vertiporto nel centro della città di destinazione. Il tempo di viaggio porta a porta potrebbe più che dimezzarsi. E poi le operazioni offshore per ne fornire piattaforme petrolifere a centinaia di chilometri dalla costa. La V609 può compiere queste missioni in meno tempo e con più sicurezza, volando sopra le tempeste. La prova definitiva della maturità nella piattaforma è arrivata quando le stesse istituzioni italiane ne hanno colto il potenziale. Nel 2022 è stato creato un gruppo di lavoro con Leonardo e le forze armate di polizia italiane per valutare l'integrazione di questa tecnologia. Il culmine si è avuto con una serie di spettacolari test. La V609 è decollato dalla base di Grottaglie ed ha effettuato una serie di perfetti appontaggi e decolli dal ponte della portaerei Cavour. Queste immagini non sono solo belle, ma sono un messaggio molto potente. La V609 è una macchina robusta e precisa, capace di operare negli ambienti più esigenti e di meritarsi la fiducia delle nostre forze armate. Quindi dalla sanità al business, dalla sicurezza al supporto energetico, la V609 non si limita a migliorare ciò che esiste, ma crea una categoria che prima, nel mondo civile, semplicemente non esisteva. Alla V609 rimaneva da superare l'ultimo enorme ostacolo, ovvero la certificazione finale da parte della Federal Aviation Administration, la sigla FAA americana, l'ente regolatore più influente al mondo. Ottenere il loro timbro non significa solo vendere negli USA, ma apre le porte del mercato globale. E qui si è presentata una sfida unica. La V609 era così rivoluzionario da non rientrare in nessuna categoria esistente, perché non era un aereo ma non era neanche un elicottero. Era qualcosa di nuovo. E questo ha costretto Leonardo e la FAA a un'impresa senza precedenti, ovvero definire e applicare una nuova categoria di certificazioni chiamata Powered Lift. Questo processo ha richiesto anni di analisi e test. Non si trattava solo di dimostrare che il velivolo era sicuro, ma di scrivere le regole stesse con cui misurare quella sicurezza. Ogni ritardo è stato anche la testimonianza di un lavoro pionieristico, perché stavano letteralmente disegnando la mappa per un territorio inesplorato. E tra il 2024 e il 2025 il programma ha finalmente raggiunto una fase cruciale, con l'avvio dei test di certificazione ufficiale da parte dei piloti della FAA, la cosiddetta Type Inspection Authorization. Questo è il segnale che, dopo quasi 30 anni di sviluppo, il traguardo è davvero in vista. Oggi, a metà del 2026, l'iter di certificazione è nelle sue fasi finali e Leonardo punta a ottenere la certificazione e a iniziare le consegne ai primi clienti nel 2027. Il mondo si sta finalmente accorgendo di ciò che è stato realizzato in silenzio a Cascina Costa. La visione di Leonardo, però, va oltre ovviamente. La V609 è il primo passo verso un nuovo ecosistema di mobilità aerea. Una futura rete di vertiporti potrebbe sorgere nelle nostre città. Questa non è la visione lontana delle auto volanti o dei piccoli droni elettrici urbani, ma è una realtà più vicina, basata su una tecnologia quasi certificata che può operare su distanze regionali con la velocità di un aereo. Ebbene, la storia della V609 è molto più della storia di un semplice velivolo. È una parabola moderna sull'ingegno, la perseveranza e l'orgoglio. E l'Italia ha raccolto una sfida che molti ritenevano impossibile e l'ha portata avanti, creando un prodotto elegante, efficiente e adatto al mondo di domani. Ha affrontato una tragedia che avrebbe spezzato chiunque e l'ha trasformata in un'opportunità per raggiungere un livello di sicurezza ancora più elevato. Ha avuto la pazienza di lavorare per decenni nell'ombra, lontano dai proclami. E quando la V609 riceverà la sua certificazione finale, il mondo si accorgerà di questo capolavoro tecnologico. Ma la cosa importante è che noi italiani lo sappiamo già. Sappiamo che nei capannoni di Cascina Costa, nella mente degli ingegneri e nel coraggio dei piloti, si è scritta una pagina straordinaria della nostra storia industriale. Una storia di eccellenza di cui, fino ad oggi, si è parlato troppo poco. Questa è solo una delle tante storie di ingegno italiano che pochi conoscono. E se non vuoi perderti il prossimo viaggio alla scoperta dei segreti della nostra tecnologia, iscriviti al canale. E ora, una domanda per voi. Se poteste usare la V609 domani, quale sarebbe il primo viaggio che fareste? Ditecelo qua sotto nei commenti. E come sempre, grazie per avermi seguito fino a qui. Alla prossima!